Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi faremo una ricetta della tradizione monterodondese che si fa... Dice di no, Irene? Che sarebbero le ciambelle a zampa. Ora, la mia assistente, la mia piccola assistente mi aiuterà e metterà la farina. Quanto? 1 chilo di farina. La metti tu, Irene? Bravissima. Oh, io uso la Manitoba, ma potete usare tranquillamente la 0 o anche la 00. Eccole qui. Poi dobbiamo mettere il sale. Mettiamo 3 cucchiaini di sale. Ce li mette lei, eh? No. No. Un po' meno. Quello non era proprio... Ecco, così. A posto. Bravissima. Basta. Poi mettiamo 330 ml di vino con 3 cucchiai di finocchio che abbiamo messo a bagno la sera prima. Io ho messo il finocchio, ragazzi, ma nella ricetta originale ci va l'anice, semi di anice. Mettiamo tutto così. Se non avete una planetaria, ovviamente potete utilizzare una bella ciotola e le vostre manine. Poi ci vanno stessa quantità di vino, stessa quantità di olio, ragazzi, quindi 330 ml di olio. Togli le manine, amore, che sennò non pesa. Aspetta. Vai, metti tu, dai. Come sentite, lei si diverte tantissimo a fare gli impasti, vero, amore mio? Ed è piccolina, scusate, ma ha 2 anni e mezzo, quindi... Allora, ci siamo quasi. 330 ml di olio extravergine d'oliva. Voilà. Batta. E ora mettiamo tutto in planetaria. Mi raccomando, fatelo impastare almeno per 6-7 minuti in modalità moderata, non deve essere molto veloce, ok? Ci vediamo tra un po'. Ciao. Eccolo qua il nostro impasto, guardate quanto è bello, bello compatto, liscio ed omogeneo. A questo punto continuo ad impastarlo un pochino, poi lo dividerò in porzioni da 100-120 grammi l'una e andrò a formare le nostre ciambelle. Ma lo vediamo dopo. A fra poco. Eccoci qua, io le ho fatte tutte, ne ho lasciata una per farvi vedere come si fa, ma è facilissimo. Allunghiamo il più possibile, evitando di farla stracciare, perché a volte capita che per una temperatura, ecco, vedete che succede, si apre un po', però voi la ricongiungete e via. Dicevo, una temperatura un pochino più umida o più secca, o insomma, succede che si straccia un pochino la pasta. Semplicemente fate questo, poi andiamo ad allargare un pochino i buchi dell'interno. Tanto adesso devono riposare un po'. Io ho messo su dell'acqua con un paio di cucchiai d'olio, una bella pila alta e larga, va bene? Prima di metterle giù le vado ad allargare di nuovo facendo così, perché adesso si riposano e quindi un pochino si appiattiscono, va bene? Vogliamo dire che questa è la ciambella regina della festa di Monterotondo che avviene il 17 gennaio? Sì, certo, è proprio la ciambella originale, non è la ricetta originale, ve lo dico subito, non cominciate, no, perché vi spiego, io metto sempre un po' del mio, ecco, come in questa ricetta per esempio ho messo il finocchio anziché l'anice, ma c'è un motivo essenziale,
non perché mi piace più il finocchio, semplicemente perché sotto festa di Sant'Antonio i monterodondesi, che le fanno tutti quanti, tutti, ogni monterodondese fa le sue ciambelle, fa sparire l'anice in tutto il paese. Quindi, non avendo la possibilità di andarla a prendere a Roma, anche perché sotto Covid, ragazzi, io non mi appropinquo, e purtroppo mi sono dovuta accontentare del finocchio, dei semi di finocchio, però vi posso assicurare che Sì. vengono molto molto È buone un'ottima idea. anche così. Ci vediamo sui fornelli. Ci vediamo sui fornelli. Eccoci, abbiamo preparato, come vi dicevo, l'acqua con un pochino di olio, come vedete. Appena bolle le mettiamo giù, come già ho fatto, e le lasciamo giù fino a che non salgono. Ah, tipo Gli gnocchi. Tipo gli gnocchi. Esatto. Dopodiché prendete una bella teglia larga o una spianatora, come volete voi, ci mettete sopra, io ci metto la carta da forno, però alcuni mettono le tovaglie pulite senza ammorbidente, eccetera eccetera, oppure dei canovacci, e le fate riposare lì almeno 6-8 ore, ma vi consiglio 12, quindi se le fate la sera, tutta la notte e la mattina le andrete a cuocere nel forno. Ci vediamo dopo. Allora, ho preparato una teglia con della carta assorbente e adesso ho preso della carta da forno che andrò a bucherellare in questo modo. E perché? Perché se io metto le ciambelle appena lessate sulla carta assorbente si appiccica la carta, se le non metto respirano. sul canovaccio esattamente succede la stessa cosa. Invece in questo modo, bucherellando solamente la carta, scolano e sotto c'è la carta assorbente e l'umidità viene assorbita da quella, ma non si attaccano alla carta. Ottima idea. A dopo. A dopo. Eccole, non sono bellissime appena lessate, anzi prendono questo coloretto grigetto che però vi posso assicurare che questo colore poi passa, una volta messe in forno passa, tranquilli. Allora, adesso le lasciamo riposare, come vi ho detto, almeno 6-8 ore, ma 12 sarebbe l'ideale, quindi ci vediamo domani mattina. Buongiorno, eccoci qua, è mattina, scusate la voce da citofono. Allora, e come vedete adesso sono pronte per essere messe in forno. Allora, però vi devo dire, ci sono 3 scaglioni di temperature, 3 cotture. La prima con il forno già a temperatura 250 gradi per 10 minuti, poi 220 gradi per altri 10 minuti e 180 gradi per altri 30 minuti. Forno statico e forno già a temperatura, mi raccomando. Ci vediamo una volta cotte. Eccole, sono pronte, guardate quanto sono belle, eh? Vi avevo detto che poi in cottura avrebbero ripreso il colore normale. Fanno un brutto effetto in effetti appena tolte Sì, dall'acqua. è vero, è vero. C'hanno quel grigetto. Eccole qua. Ragazzi, Sono incandescenti, sì. ovviamente non le andiamo neanche a toccare perché rischieremmo un ustione di 5º grado. Io però vi garantisco che sono molto buone. Che altro dire? Ci vediamo alla prossima ricetta. Provate a farle e diteci come vi sono venute se voi le fate diversamente. E buon Sant'Antonio a tutti. Buon Sant'Antonio. Ciao! Ciao!